Ebbene sì, l'Inter potrebbe perdere il possibile nuovo attaccante della nazionale italiana per soli 5 milioni di euro. Stiamo parlando di Sebastiano Esposito, che in questo inizio di stagione sta facendo vedere tante belle cose con la maglia dell'Empoli, Empoli con il quale l'Inter in estate ha trovato un accordo appunto per la cessione del ragazzo classe 2002 in prestito con un diritto di riscatto fissato, a questo punto potremmo forse dire, a soli 5 milioni di euro. Ne parliamo all'interno di questo contenuto perché Seba Esposito è, ripeto, uno dei giocatori più chiacchierati anche da tanti tifosi dell'Inter che giustamente continuano a seguire quello che sta facendo, a seguire il suo percorso, e poi ci colleghiamo anche un breve riassunto del rendimento fino ad ora degli interisti in prestito in giro per l'Europa e per il mondo. Ben ritrovate allora amiche e amici passione interisti, vi invito come sempre a cliccare sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti, siamo molto vicini ai 70.000 iscritti e vi ricordo anche che se vuoi promuovere il tuo business su passioneinter.com, il nostro sito, puoi contattarci all'email business@passioneinter.com, il link lo trovi in descrizione. Cominciamo da Seba Esposito allora, prima di parlare del fratello e di tutti gli altri giocatori. Eh, Esposito quest'anno, dicevo, con la maglia dell'Empoli sta finalmente trovando un po' di continuità dopo le esperienze in cui per motivi diversi non aveva mai convinto fino in fondo. Parliamo della Spal, del Venezia, del Basilea, dell'Anderlecht, del Bari e della Sampdoria. Esposito sembra in giro da una vita, sembra un giocatore di cui si parla da tanto ed in effetti è così, perché se torniamo indietro con i ricordi, io penso che tutti noi ricordiamo di Esposito l'esordio e le due partite in particolare nell'era Conte, nel primo anno di Conte, quindi nel 2019, la gara di Champions contro il Borussia Dortmund in cui si guadagna un calcio di rigore e poi la gara in cui segna il rigore che gli concede di calciare Romelu Lukaku contro il Genoa. Una vita fa, parliamo del 2019, addirittura però Esposito ha esordito con la maglia dell'Inter ancora prima, e nemmeno io mi ricordavo, sono andato a recuperare questo dato, il 14 marzo del 2019 c'era ancora Luciano Spalletti in panchina, ha esordito a San Siro subentrando a Borca Valero in Europa League negli ottavi contro l'Eintracht Francoforte. Quindi aveva 16 anni, ne stava per compiere 17, è un giocatore che sta giocando ormai da anni, ha fatto tanta esperienza, all'Empoli finalmente sembra aver trovato la sua dimensione, forse il luogo ideale in cui far vedere quello che vale. Fino ad ora Roberto D'Aversa, l'allenatore dell'Empoli, ha dimostrato di fatto di credere in lui, ha giocato infatti Esposito tutte le partite ed è partito titolare in 5 di queste 7 presenze fatte fino a qui, con un bottino per ora interessante. Parliamo di un assist alla seconda giornata nella vittoria contro la Roma in trasferta, poi un bel gol a Cagliari dopo una bella giocata che infatti era stato molto evidenziato fino in quelle ore successive, e poi un altro gol, questa volta nella sconfitta contro la Lazio, un gol che però ha permesso all'Empoli di passare in vantaggio con un bel colpo di testa appunto da parte di Seba Esposito. Lo stesso D'Aversa, il suo allenatore, ha parlato di lui e diciamo che non scopriamo oggi il talento di Sebastiano Esposito, probabilmente deve lavorare su altri elementi, e D'Aversa in particolare ha detto recentemente: è un giocatore che ha delle qualità indiscutibili ma deve migliorare la quantità di lavoro, oltre ad essere molto tecnico ogni partita fa 12 chilometri, deve continuare a lavorare come sta facendo e non porsi i limiti. Quindi da parte di Esposito evidentemente stiamo vedendo anche un percorso di completamento delle sue caratteristiche e del lavoro che deve fare all'interno della partita. Perché vi parlavo della nazionale? Perché proprio nelle ultime ore Luciano Spalletti ha diramato le convocazioni dei giocatori che dovranno fare queste partite fra Belgio e Israele. Ci sono per esempio Daniel Maldini e Pisilli, due giovani che stanno facendo molto bene in queste prime giornate di campionato. Maldini già l'anno scorso, Pisilli invece nella Roma si sta mettendo in luce in queste partite, e alcune voci all'interno diciamo tra gli addetti ai lavori stanno ipotizzando che, perché no, anche Sebastiano Esposito, se dovesse continuare così, potrebbe ritagliarsi dello spazio all'interno di un pacchetto di attaccanti che in effetti ha fatto molto discutere proprio in queste ore, perché è un parco attaccanti intanto scarno per l'Italia, solo 4 i convocati da Spalletti,
e obiettivamente, con tutto il rispetto, non di altissima qualità, complice per esempio l'infortunio di Scamacca, sul quale Spalletti aveva scommesso molto già dall'Europeo. Gli altri sono giocatori, sì, Retegui sta facendo bene, però nulla di clamoroso tra appunto Maldini, Raspadori, Ken, tutti i giocatori, ecco, non di primissimo piano, con tutto il rispetto. E quindi Esposito, se dovesse continuare così, e trovare continuità e continuare a fare gol, potrebbe effettivamente ritagliarsi dello spazio. E allora, tornando al tema iniziale, potrebbe diventare un, tra virgolette, rimpianto per l'Inter che, come dicevo, in estate ha trovato questo accordo per cederlo all'Empoli in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro. Una cifra di per sé non bassissima, se teniamo conto che si tratta comunque di un ragazzo giovane che fino ad ora aveva dimostrato qualcosina a livello di talento, ma poco a livello di prospettive di altissimo livello, però il rischio che corri con queste operazioni è che ad un certo punto il giovane trovi la stagione giusta, esploda e allora i 5 milioni di euro pattuiti con l'Empoli potrebbero in breve tempo diventare effettivamente una cifra di cui rammaricarti al di là della mano che potrebbe darti nel singolo bilancio in cui la incassi. Vedremo se Esposito continuerà così, al di là di questo aspetto io comunque glielo auguro perché è un ragazzo davvero di grande talento e farebbe bene anche alla nazionale, al di là della sua carriera, diciamo, in termini individuali. L'Inter in prestito ha Sebastiano Esposito, però ha anche altri giovani su cui sta lavorando. E allora cominciamo con questo breve recap con cui vi do 2 o 3 informazioni su ognuno di essi e comincerei da Francesco Pio Esposito, il fratello minore di Sebastiano. Un Francesco Pio Esposito che, se Sebastiano sta facendo bene, lui sta facendo benissimo con la maglia dello Spezia, è capocannoniere in Serie B, 7 presenze e 4 gol totali in questa prima parte del campionato, sta trovando finalmente anche la via del gol, un giocatore che, l'ho sempre detto, a me piace veramente tanto per come si muove e per le caratteristiche, quindi spero possa crescere. E tra l'altro nel mezzo, vi ricorderete, ha regalato anche uno storico poker, 4 gol nella nazionale Under 21, quindi è un periodo molto positivo per Francesco Pio Esposito. La coppia di fratelli Esposito, seguiamo con la coppia di fratelli Carboni, a partire da Valentin, che è stato uno dei più chiacchierati in estate in virtù di questa operazione un po' particolare che lo ha portato al Marsiglia, alla corte di Roberto De Zerbi. Nei giorni successivi, nelle settimane di mercato successive, ci eravamo un po' preoccupati, tra virgolette, perché il Marsiglia aveva continuato a comprare degli attaccanti, dei giocatori offensivi e quindi giustamente c'era venuto il dubbio a noi interisti rispetto a quanto spazio avrebbe trovato Valentin Carboni ed effettivamente purtroppo fino a qui ne ha trovato ben poco. 7 giornate di campionato, 4 presenze totali di cui una sola da titolare, un totale di 100 minuti in campo per Valentin Carboni che sta giocando prevalentemente da trequartista nel 4-2-3-1 di De Zerbi, ma appunto le presenze e la fiducia in questo momento non sono proprio al massimo e quindi da questo punto di vista speriamo che possa migliorare da qui in avanti. Franco Carboni, il fratello di Valentin, se possibile è andato anche peggio. La sua stagione purtroppo è cominciata con un'estate molto turbolenta, non per colpa sua. Vi ricorderete che era andato alla River Plate, che poi ha cambiato allenatore e a causa di questo il nuovo allenatore non riteneva, diciamo, Franco Carboni utile nei suoi piani e quindi Carboni ha dovuto in qualche modo rientrare anticipatamente dalla River Plate, è stato girato al Venezia di Eusebio Di Francesco, con il quale fino ad ora ha giocato un minuto. Un minuto nel recupero della sconfitta roboante per 4-0 a San Siro con il Milan e null'altro. Quindi anche per Franco Carboni la stagione fino ad ora è stata tutt'altro che positiva. Ultima coppia di fratelli Stankovic, partiamo con Filip Stankovic che anche lui si trova in questo momento al Venezia e anche lui purtroppo non ha trovato ancora spazio. Il portiere titolare del Venezia, Joronen, nonostante un inizio di stagione non proprio brillante, ha fatto diversi errori, tra i quali soprattutto nella partita con il Milan che citavo poco fa, purtroppo rimane comunque il titolare, Filip Stankovic è il suo vice e dopo un percorso interessante che ha fatto fino a qui, a partire dall'Olanda, poi era passato alla Samp,
Purtroppo forse la scelta di mandarlo al Venezia non è stata vincente, a meno che poi le cose e le gerarchie cambino, però per il momento non è così. Il fratello invece Aleksandar Stankovic è stato prestato al Lucerna, ricordiamo che Filippo è un portiere, Aleksandar è un centrocampista, e lui sta trovando spazio, sta giocando 9 partite, 522 minuti totali, di queste 9, 7 le ha giocate da titolare e ha messo insieme un assist. Anche su di lui c'è dell'interesse, nella primavera era uno dei giocatori più attenzionati, faceva vedere tante cose interessanti, a qualcuno in alcune giocate ricordava il padre Dejan con il tiro da fuori e altre giocate di questo tipo. Passiamo a Ebenezer Akinsamiro, un altro dei più chiacchierati della primavera della scorsa stagione. Akinsamiro è alla Sampdoria e fin quando c'era Andrea Pirlo ha sempre giocato di fatto da titolare, facendo vedere anche delle belle cose. Poi la Samp ha cambiato allenatore, ha ingaggiato Andrea Sottil, ex udinese, vi ricorderete, e Sottil fino ad ora purtroppo lo ha utilizzato sempre da subentrato. Quindi comunque dello spazio lo sta trovando, però ha perso forse un po' di importanza nelle gerarchie nel passaggio da Pirlo a Sottil. Isiaka Kamate in questo momento gioca nell'AVS, campionato portoghese. Vi ricorderete che Kamate è stato uno dei protagonisti del precampionato dell'Inter, perché in diverse amichevoli Simone Inzaghi lo aveva fatto giocare da titolare e lo aveva fatto giocare da esterno destro, e qui si stavano facendo anche dei discorsi rispetto magari a delle novità tattiche che Inzaghi poteva aver mostrato in termini di qualche indizio con questo utilizzo di Kamate. Kamate che ha totalizzato 5 presenze totali, di cui 4 partendo da titolare, e sta giocando sempre da ala destra. Quindi dando continuità in qualche modo a quello che aveva fatto Simone Inzaghi, che lo aveva schierato esterno, quinto di destra, quindi con un'interpretazione un po' tutta fascia, lui che nasce comunque come un giocatore molto offensivo, quindi sarebbe più forse un esterno da 4-3-3 che non da 3-5-2. Un altro esperimento interessante, attenzione, lo sta facendo anche Alessandro Fontanarosa, anche lui uno dei più chiacchierati del precampionato dell'Inter. Ricordo che in tanti dicevano: perché andare a cercare un vice Bastoni quando abbiamo Fontanarosa in squadra. L'anno scorso è stato al Cosenza in Serie B, quest'anno ancora in Serie B alla Reggiana, 4 presenze tutte da titolare, sta giocando o da terzino sinistro in una difesa a 4 o da esterno sinistro di centrocampo con alle spalle una difesa a 3. Anche questo è un ruolo inedito ed è un esperimento totale per un giocatore che ha sempre fatto il difensore centrale, quindi già il terzino in realtà è una lieve forzatura, tra virgolette, il quinto di centrocampo lo è ancora di più, però teniamolo d'occhio e vediamo come andrà. Gli ultimi due, Zino Van Oisden, ancora in Belgio, dopo le numerose stagioni giocate allo Standard Liegi, questa volta si è unito al Mechelen, spero si pronunci così, ha giocato però soltanto una partita perché purtroppo ha avuto altri problemi fisici, e i problemi fisici sono il grande tallone d'Achille di questo ragazzo, che ha sempre dimostrato grandi qualità, però si è già fatto 2 crociati e un menisco, se non ricordo male, e è un 99, quindi ancora giovane, però continua ad avere problemi, e quindi gli auguriamo prima o poi di superarli, ma al momento non sembra ancora arrivato quel momento. Chiudiamo con Eddie Salcedo, che sembrava dovesse rimanere all'Inter come sesto attaccante dopo Correa, visto che il 31 agosto non lo aveva ancora richiesto nessuno. Si è fatto avanti poi l'Ofi Creta, un club greco che ha potuto prenderlo perché in Grecia il calciomercato era ancora aperto. Finora ha giocato 4 partite, una sola da titolare, con un gol e un assist, però all'attivo in queste 4 presenze, quindi benino anche Salcedo in questa esperienza in Grecia. Questo era tutto, fatemi sapere allora cosa ne pensate nei commenti, intanto di Seba Esposito, che è un po' il protagonista della prima parte del contenuto, e poi fatemi sapere di questi altri ragazzi in giro in prestito, quale seguite, su quale riponete più fiducia in vista di un futuro, o per un ritorno all'Inter, o eventualmente per una cessione che possa portarci qualcosa a livello economico. Vi aspetto nei commenti, vi aspetto anche nel club di Passione Inter, www.passioneinter.club, se volete unirvi alla nostra community e supportare il nostro progetto. Ed infine, come sempre, oltre a ricordarvi ancora di iscrivervi al canale, di lasciarci un mi piace, se mi stai seguendo in podcast lo trovi in descrizione, mentre se mi segui su YouTube ti lascio qui un altro approfondimento da recuperare.